Per capire cosa pensa un polpo dobbiamo prima guardare come è fatto. E qui le cose si fanno davvero strane, amici miei. Benvenuti su I segreti delle menti animali. Guardate bene questo movimento. Non ci sono ossa, non c'è una struttura rigida, eppure c'è una precisione che sfida la nostra ingegneria più avanzata. Se dovessimo immaginare un alieno, probabilmente non lo cercheremo tra le stelle, ma qui negli abissi dei nostri oceani. Oggi, nei segreti delle menti degli animali, entriamo nel mondo del polpo, un essere che ha iniziato la sua evoluzione quasi 500 milioni di anni fa, molto prima dei dinosauri, seguendo una strada cognitiva completamente diversa dalla nostra. Immaginate di avere un cervello non solo nella testa, ma distribuito in tutto il corpo. Immaginate di poter sentire i sapori con la pelle e poter cambiare forma e colore in meno di un secondo. Non è fantascienza, ma è la realtà quotidiana di questo cefalopode. Se venite dal mio altro canale, I segreti dello stivale, sapete che amo l'oscurità e il mistero. Oggi il mistero non riguarda un delitto umano, bensì una delle intelligenze più straordinarie ed inquietanti del pianeta. Restate con me perché scopriremo esperimenti che sembrano usciti da un laboratorio segreto e filmati che vi faranno dubitare di ciò che sapete sulla natura. Siete pronti a conoscere il genio senza ossa? Come vi dicevo, ha 3 cuori. 2 servono solo a pompare il sangue alle branchie. Il terzo lo spinge nel resto del corpo. Usa sangue blu a base di rame, perfetto per sopravvivere in acque gelide senza ossigeno. Ma la magia pura è nel suo sistema nervoso. Un polpo ha circa 500 milioni di neuroni, un numero simile a quello di un cane. Ma ecco il colpo di scena. Dove si trova esattamente il polpo nell'albero della vita? Noi siamo abituati a pensare che l'intelligenza sia un'esclusiva del nostro ramo, quello dei vertebrati. Siamo tutti parenti stretti che hanno evoluto il cervello insieme, mammiferi, uccelli e rettili. Il polpo invece appartiene a un ramo che si è separato dal nostro centinaia di milioni di anni fa. Discende da una creatura primordiale che probabilmente non aveva nemmeno un neurone. Mentre noi seguivamo la nostra scala evolutiva, lui è rimasto nel ramo dei molluschi, lo stesso di lumache e vongole. Eppure, contro ogni logica, ha sviluppato una mente straordinaria, capace di risolvere enigmi che metterebbero in difficoltà molti mammiferi. E se pensate che avere 9 cervelli sia già strano, sentite questa. Il polpo ha capacità di rigenerazione che sembrano uscite da un film di fantascienza. Se perde un braccio, questo gli ricresce esattamente identico a prima, con tutti i suoi nervi e le sue ventosi. Ma la cosa che vi farà saltare dalla sedia è che quel braccio caduto, anche se è staccato dal corpo, è ancora vivo, può continuare a muoversi, cercare cibo e incredibilmente a cambiare colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Pure se ci pensate, il polpo è daltonico, reagisce alla luce e ai segnali chimici dell'acqua in totale autonomia. È come se ogni pezzo di questa creatura avesse una sua coscienza indipendente. Com'è possibile che una creatura così lontana da noi, un mollusco, abbia imparato a risolvere problemi complessi e possieda una biologia così aliena partendo da un DNA che dovrebbe essere semplicissimo? Noi abbiamo il cervello nella testa, il polpo no. 2/3 dei suoi neuroni sono nei tentacoli. Ogni braccio ha un suo mini cervello. Questo significa che un tentacolo può decidere da solo di esplorare una tana o afferrare una preda, senza aspettare ordini dal capo centrale. Ma attenzione, perché qui arriva il vero mistero. Nel 2018 un gruppo di ben 33 scienziati, tra cui il famoso astrobiologo Chandra Wickramasinghe, ha pubblicato uno studio clamoroso. Hanno ipotizzato che il polpo sia letteralmente un alieno. Secondo questa ricerca, legata alla teoria della panspermia, se siete curiosi e non sapete cosa sia la teoria della panspermia, sarò ben lieto di parlarvene, scrivetemelo nei commenti. Quindi, secondo questa ricerca legata alla teoria della panspermia, dicevamo uova di cefalopode crioconservate
sarebbero arrivati sulla Terra milioni di anni fa a bordo di comete ghiacciate o meteoriti. Perché una teoria così folle? Perché il genoma del polpo ha un livello di complessità sbalorditivo, con decine di migliaia di geni che sembrano essere comparsi dal nulla, senza veri e propri collegamenti evolutivi con gli altri animali terrestri. Follia o verità nascosta nel nostro oceano? Che sia nato sulla Terra o nello spazio, se c'è una cosa certa è che il polpo odia la prigionia e sa come uscirne. Nel 2016, in un acquario in Nuova Zelanda, il polpo Inky è diventato una leggenda. Una notte ha forzato una piccola fessura della sua vasca, ha strisciato sul pavimento e ha trovato un tubo lungo 50 metri fino a buttarsi nell'Oceano Pacifico ed è svanito nel nulla. In Germania, invece, il polpo Otto odiava le luci forti sopra la sua vasca, non lo facevano dormire, lo infastidivano. La sua soluzione? Spruzzava getti d'acqua così precisi contro le lampadine che causava ad ogni getto un cortocircuito delle lampadine stesse e le fulminava. Per giorni l'acquario è rimasto al buio prima che lo cogliessero in fragrante. E a proposito di polpi tedeschi, non possiamo non citare una vera leggenda. Ricordate, ma non so quanti di voi, dei mondiali di calcio del 2010? Il mondo intero rimase col fiato sospeso non solo per i giocatori, ma anche per le previsioni del famosissimo polpo Paul, ospitato all'acquario di Oberhausen. I guardiani gli mettevano davanti 2 scatole trasparenti con dentro una cozza. Su ogni scatola c'era la bandiera delle 2 squadre in campo. Paul andava ad aprire la scatola della squadra che avrebbe vinto. Il suo record? Ha indovinato 8 partite su 8, tutte finale compresa. Gli scienziati dicono che fosse solo fortuna o attrazione verso i colori vivaci di alcune bandiere, ma una cosa è certa, Paul ci ha dimostrato quanto l'essere umano sia irrimediabilmente affascinato dall'intelligenza di queste creature. E l'intelligenza si vede anche da un'altra cosa, il tempo libero. La dottoressa Jennifer Mather ha dimostrato negli anni 90 che i polpi giocano, così come abbiamo già visto nei video passati. Le orche e i corvi spingono bottiglie contro oggetti d'acqua solo per vederle tornare indietro. È esattamente lo stesso principio che abbiamo visto nei video sui corvi e sulle orche. Guardate queste immagini del dottor Roger Hanlon. Vedete un sasso coperto di alghe? Aspettate. Il sasso prende vita e scappa. È un polpo. Questa creatura usa i cromatofori, cellule che cambiano colore e textura in meno di 200 millisecondi e possono diventare lisci, ruvidi, neri, bianchi, ma il vero fuoriclasse è il polpo mimetico, Taumoctopus mimicus. Lui non si nasconde, lui recita. Vede un predatore, appiattisce i tentacoli e nuota simulando una sogliola velenosa. Nasconde il corpo e lascia fuori 2 bracci per sembrare un letale serpente di mare. Studia il nemico e sceglie l'illusione perfetta per terrorizzarlo. E questa, ragazzi, è intelligenza pura. Credevamo che l'uso di strumenti fosse roba da umani o da scimmie solamente. Sbagliato. Il polpo venato australiano raccoglie i gusci di noci di cocco, li pulisce, se li porta in giro sul fondale e li chiude a conchiglia sopra di sé se viene attaccato o comunque per difendersi, per dormire, per stare un po' tranquillo. Sta trasportando un'armatura. Questa è pianificazione pura. E c'è di più. Abbiamo sempre pensato ai polpi come animali solitari. Poi, al largo dell'Australia, hanno scoperto Octopolis e Octlantis, vere e proprie città sottomarine, dove decine di polpi vivono insieme, costruiscono tane, hanno gerarchie sociali, comunicano e a volte si prendono letteralmente a pugni per difendere il territorio. Possiamo anche dare un altro esempio, vi posso dare l'esempio di come alcuni polpi si sono affezionati a degli umani che li andavano a trovare, a degli scienziati, a una scienziata. C'è un caso recente che andava a trovare il polpo, si immergeva
nel suo habitat naturale, e a un certo momento erano diventati così amici, così intimi, che quando lei doveva per forza di cose andare via, lui le si attaccava, la abbracciava e non la lasciava più andare. Le risultava molto difficile staccarsi, appunto perché il polpo, come i miei nipotini sicuramente sanno, è dotato di ventosi. Sarò ben lieto di mettervi il video se riuscirò a trovarlo qui sotto mentre racconto questa storia. Ma la scoperta che mi ha lasciato davvero senza parole è un'altra. Nel 2019 il biologo David Scheel filma il suo polpo Heidi mentre dorme. Mentre è profondamente addormentata, Heidi cambia colore in modo frenetico, diventa grigia, poi bianca, il colore del riposo, poi gialla, il colore della caccia, poi scura. Il suo cervello sta rivivendo la giornata, sta cacciando e si sta nascondendo nella sua mente. Heidi sta sognando. Questo mollusco ha una vita interiore e una coscienza complessa e profonda. Lo pensavate voi? Amici e nipotini miei, in tutto questo c'è un lato tragico. La natura ha creato questo computer straordinario, ma gli ha dato una batteria che si esaurisce troppo in fretta. La maggior parte dei polpi vive solo tra 1 e 5 anni, esaurendosi subito dopo essersi riprodotti, come molti altri animali del resto. Il polpo ci insegna che non serve avere uno scheletro o la capacità di parlare per possedere un'intelligenza straordinaria. E voi che ne pensate? È davvero arrivato dallo spazio su una cometa di ghiaccio o è semplicemente il capolavoro segreto della nostra evoluzione? Lasciatemi un bel like e scrivetemi la vostra nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi video, e per chi ama i misteri tutti italiani vi aspetto su I Segreti dello Stivale. Un abbraccio fortissimo a tutti voi, ci vediamo alla prossima storia super interessante. Io vi auguro una buona settimana e voi restate curiosi.